Ciao e bentornato. In questo tutorial analizziamo il grafico di una funzione non simmetrica che presenta punti di discontinuità ed asintoti. Iniziamo. Dando una semplice occhiata al grafico, puoi notare che la funzione presenta tre rami distinti. Il primo è questo, il secondo è questo ed il terzo è questo. Dunque, si tratta di una funzione discontinua e ha due punti di discontinuità, in questo punto e in quest'altro punto. Inoltre la funzione presenta degli asintoti, che ho rappresentato tratteggiati in viola. Sono questo, quest'altro, che evidentemente sono asintoti verticali, ed infine questo, che è un asintoto orizzontale. Un asintoto è una retta a cui la funzione si avvicina sempre di più senza mai toccarla. Iniziamo ora lo studio del campo di esistenza. Tracciamo una retta verticale e la facciamo scorrere da sinistra verso destra. Come si può notare, la retta e la funzione si intersecano fino a questo punto. Per x uguale a meno 6 però la retta e la funzione non si intersecano più, ma oltrepassando il meno 6 possiamo notare che la retta interseca di nuovo la funzione e questo accade fino a x uguale a più 6. Per x uguale a più 6 la retta e la curva non si intersecano, mentre da 6 in poi le due curve si intersecano nuovamente. Riepilogando quanto detto sinora, possiamo affermare che il campo di esistenza della nostra funzione è costituito dall'unione di tre intervalli. Il primo varia tra meno infinito e meno 6, il secondo fra meno 6 e più 6 e il terzo tra 6 e più infinito. Per quanto riguarda invece l'analisi del codominio, procediamo in modo analogo, disegnando una retta orizzontale e facendola poi traslare verso l'alto. Come si può notare, la retta e la funzione si intersecano sempre in almeno un punto, e dunque il codominio va da meno infinito a più infinito. Per quanto riguarda lo studio delle simmetrie, possiamo affermare innanzitutto che la funzione non è pari, poiché, preso un punto P sulla funzione ed individuato il suo simmetrico rispetto all'asse y, si può notare che quest'ultimo non si trova sul grafico della funzione, nemmeno muovendo il punto P sulla funzione stessa. Cerchiamo ora di vedere se la nostra funzione è una funzione dispari. Costruiamo dunque il simmetrico del punto P rispetto all'origine. Come si può notare, il simmetrico si trova sul ramo della nostra funzione al variare della posizione di P sulla funzione stessa, ma questa proprietà deve valere per ogni punto della funzione, e dunque proviamo a posizionare il punto P su un altro ramo della funzione, ad esempio qui. Costruiamo di nuovo il simmetrico rispetto all'origine e dopo averlo fatto ci accorgiamo che il simmetrico non si trova su un ramo della funzione, dunque la funzione non è una funzione dispari, anche se a prima vista potrebbe confonderci. Possiamo dunque concludere che la nostra funzione non è né pari né dispari. Annotiamo ora sul nostro grafico i punti caratteristici della nostra funzione, ovvero i punti di intersezione con gli assi cartesiani, i massimi, i minimi e i flessi. Per quanto riguarda le intersezioni con gli assi cartesiani, possiamo affermare che la nostra funzione interseca l'asse x in 4 punti, rispettivamente il punto A di coordinate meno 7, 0, il punto B di coordinate meno 4, 0, l'origine O di coordinate 0, 0 e il punto C di coordinate 4, 0. L'unica intersezione con l'asse y si ha nell'origine. Per quanto riguarda lo studio del segno della nostra funzione, per individuare gli intervalli di positività, copriamo il terzo e il quarto quadrante. Possiamo notare che la funzione è positiva da meno 7 fino a meno 6, da meno 6 fino a meno 4 e da 0 a 4. Per determinare l'insieme di negatività, copriamo ora il primo e il secondo quadrante. Notiamo così che l'insieme di negatività è costituito dall'unione di 4 intervalli aperti: meno infinito, meno 7, meno 4, 0, 4,
6 e 6 più infinito. È ora il momento di vedere come si comporta la funzione agli estremi del suo dominio. Dobbiamo dunque calcolare 6 limiti: a meno infinito, a meno 6 da sinistra, a meno 6 arrivando da destra, a più 6 da sinistra, a più 6 da destra e a più infinito. Per poter individuare il valore del limite per x che tende a meno infinito della nostra funzione, posizioniamo un punto P sulla funzione stessa e lo facciamo muovere verso l'estrema sinistra del grafico. Dobbiamo chiederci a che altezza arriva il punto P. Per saperlo è sufficiente contare i quadretti. Il punto P arriva a meno 3 senza però toccare l'asintoto, cioè questa retta tratteggiata in viola. Possiamo dunque affermare che il punto P arriva a meno 3 da sopra. Meno 3 da sopra si indica con un piccolo più messo qui come apice del meno 3. Dunque, meno 3 più significa meno 3 da sopra. Calcoliamo ora il limite per x che tende a meno 6 da sinistra. Questo piccolo meno messo come apice al meno 6 significa appunto da sinistra. In questo caso il punto P deve raggiungere il meno 6, che è rappresentato da questo asintoto verticale, arrivando a meno 6 dalla sua sinistra. Vediamo cosa succede. Il punto P percorre la funzione e è costretto ad andare sempre più in alto. Dunque la sua ordinata diventa più infinito. E dunque il valore del limite per x che tende a meno 6 da sinistra è uguale a più infinito. Calcoliamo ora il limite per x che tende a meno 6 da destra. Questo piccolo più messo come apice del meno 6 significa appunto che il punto P si avvicina sempre di più a questa retta verticale arrivando da destra. Posizioniamo dunque un punto P qui a destra rispetto a meno 6 e cerchiamo di avvicinarci sempre più a questa retta verticale. Il punto P per avvicinarsi alla retta è costretto ad andare sempre più in alto e dunque possiamo affermare che il limite per x che tende a meno 6 da destra di f di x è uguale a più infinito, poiché l'ordinata del punto P tende a più infinito, cioè sale sempre di più. Calcoliamo ora il limite per x che tende a 6 da sinistra. Posizioniamo dunque il punto P a sinistra rispetto a questa retta verticale, che ha equazione x uguale a 6, e avviciniamoci sempre di più alla retta, arrivando dalla sua sinistra. Come si può notare, il punto P per avvicinarsi a 6 è costretto ad andare sempre più in basso, e dunque la sua ordinata tende a meno infinito. Possiamo dunque affermare che il limite per x che tende a 6 da sinistra di f di x è uguale a meno infinito. Cosa succede ora arrivando a 6 da destra? Cioè, quanto vale il limite per x che tende a 6 da destra di f di x? Per capirlo, dobbiamo posizionare di nuovo un punto P qui a destra rispetto a questa retta e muoverci verso la retta. Cosa succede al punto P? Il punto P di nuovo è costretto ad andare verso il basso e dunque la sua ordinata tende a meno infinito. Dunque il limite per x che tende a 6 da destra di f di x è di nuovo uguale a meno infinito. Ed infine, per individuare il valore del limite per x che tende a più infinito di f di x, dobbiamo mandare il punto P verso l'estrema destra del grafico e capire l'ordinata a cui giunge il punto P. Come si può notare contando i quadretti, il punto P giunge ad altezza meno 3, senza però raggiungere il meno 3, e più precisamente giunge a meno 3 arrivandoci dal basso, cioè da sotto. Questo si indica con un piccolo meno posto come apice del meno 3, e dunque il limite per x che tende a più infinito di f di x è uguale a meno 3 da sotto, oppure dal basso. Riassumendo quanto detto riguardo alla notazione, un meno posto all'apice qui significa da sinistra, quindi x tende a meno 6 da sinistra. Un più posto come apice in questa posizione significa da destra, quindi questo significa che x tende a meno 6 arrivandoci da destra, mentre
un più posto come apice in questa posizione significa dall'alto. Questo significa che la funzione arriva a meno 3 dall'alto. Ed infine un meno posto come apice in questa posizione significa dal basso, quindi la funzione arriva a meno 3 da sotto, e cioè si mantiene leggermente più bassa rispetto a meno 3. Come già anticipato, la nostra funzione presenta due punti di discontinuità, uno in x uguale a meno 6 e l'altro in x uguale a più 6. Vedremo che esistono tre tipi di discontinuità: la discontinuità di prima specie, quella di seconda specie e quella di terza specie. Per il momento devi solo ricordare che quando la funzione sale a più infinito oppure scende a meno infinito si parla di discontinuità di seconda specie. Per quanto riguarda invece gli asintoti, come abbiamo già anticipato, la funzione ha due asintoti verticali, rispettivamente di equazioni x uguale a meno 6 e x uguale a più 6, ed un asintoto orizzontale di equazione y uguale a meno 3. Analizziamo ora gli intervalli di monotonia della nostra funzione. Ora procederò in maniera abbastanza spedita, poiché questi argomenti sono già stati affrontati nei tutorial precedenti. La funzione è monotona crescente da qua, cioè da meno infinito, fino a qua, cioè fino a meno 6, dalla scissa del punto m piccolo fino alla scissa del punto m grande, e da più 6 fino a più infinito. La funzione è invece decrescente da meno 6 fino alla scissa del punto m piccolo e dalla scissa del punto m grande, cioè da più 2, fino a più 6. Il punto m grande, di coordinate più 2 più 4, è un punto di massimo relativo, ma non assoluto, e il punto m piccolo, di coordinate meno 2 meno 4, è un punto di minimo relativo, ma non assoluto. Come si può notare, siccome la nostra funzione si estende all'infinito sia verso l'alto che verso il basso, non esiste il punto di massimo assoluto e nemmeno il minimo assoluto. Per concludere, analizziamo la concavità della nostra funzione. Come si può facilmente notare, la funzione volge la concavità verso l'alto, cioè è rivolta come la bocca di una faccina allegra, in questo tratto, ed in questo tratto fino all'origine, mentre volge la concavità verso il basso, cioè è rivolta come la bocca di una faccina triste, in questo tratto ed in questo tratto. Dunque, possiamo affermare che la concavità è rivolta verso l'alto nei due tratti tra meno infinito e meno 6 e tra meno 6 e 0, mentre la funzione volge la concavità verso il basso nei due intervalli aperti 0 più 6 e più 6 più infinito. L'unico punto in cui la funzione cambia la sua concavità è l'origine, cioè il punto O di coordinate 0, 0, che risulta essere un flesso per la nostra funzione. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine. Ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video introdurremo il concetto di funzione ed in particolare parleremo di funzioni reali di variabile reale. Ti aspetto! Ciao!